Oggi scopriamo la tecnologia e-clutch. Frizione elettronica, e-clutch Electronic Clutch. Honda offre su una gamma di prodotti, di modelli, questa tecnologia. Le capostipiti sono state la CB650R, questa naked, e la sorella carenata, la CBR 650R. Ma quali sono gli altri modelli su cui è disponibile l'e-clutch? Dal 2026 Honda la introduce anche su Transalp 750, Hornet 750 e sulla gamma delle 500, NX 500 Adventure, CBR 500R, la sportiva carenata, e Hornet 500, tutte e tre dedicate alla patente A2. Ma cosa significa frizione elettronica? Prima di tutto sgombriamo il campo da possibili errori. Che cosa non è una moto con e-clutch? Sicuramente non è una moto automatica, è una moto con cambio manuale a 6 rapporti. Il pedale del cambio c'è e il pilota deve continuare a usarlo come ha sempre fatto sulle moto tradizionali, prima in basso e le altre marce in alto. È presente anche la leva della frizione, che però, come abbiamo detto, è a controllo elettronico. Si può non usare mai. Tuttavia, essendo presente, il pilota ha la possibilità di intervenire in qualsiasi momento. Ora vi spiego perché. La leva della frizione a motore spento ha la consistenza di un impianto tradizionale. Si tratta di una frizione a cavo. Il rinvio arriva sul carter destro che, come vedete, muove l'alberino dello spingidisco. Che cosa succede quando accendiamo il motore? Avete sentito? Il sistema si è attivato. Il comando della frizione diventa apparentemente lento, ha più gioco. Attenzione, non è un gioco, non dovete regolare il cavo della frizione. È tutto a posto, funziona esattamente così. Semplicemente il sistema si è attivato ed è pronto a funzionare, ovvero a modulare la frizione al posto vostro. Ve lo dice la spia verde sul cruscotto, il sistema è operativo. Avviamo il motore. Il sistema è pronto, togliamo il cavalletto, mi allontano dai comandi proprio per rendere evidente che cosa è in grado di fare la e-clutch. Mettiamo la prima. Avete visto? La moto non si è spenta perché il sistema sta gestendo la frizione al posto del pilota. Dalla teoria passiamo alla pratica. Approfittiamo di essere in un'area chiusa al traffico per esagerare la manovra. Avete visto che inserendo la marcia il motore non si spegne perché il controllo elettronico della gestione modula la frizione al posto del pilota. Ripetiamo la manovra, marcia dentro, la moto è pronta. Io esagero, non lo fate su strada. Ecco, la moto è partita con una modulazione della frizione perfetta. Ora sto per fermarmi, esageriamo di nuovo. Mano alzata, mi fermo. Il motore non si spegne, la frizione elettronica sta modulando la frizione al posto del pilota. A prova di errore, il motore non si spegne mai. Ha dalla sua parte un sistema infallibile. Ora proviamo un cosiddetto stress test. Proviamo una partenza in salita. La partenza in salita è una delle manovre più difficili, soprattutto se non siete particolarmente esperti. Con la frizione elettronica diventa facilissima. Accendiamo il motore, mano alzata per mostrarvi in pratica quanto è efficace. Prima dentro, partenza. Avete notato quanto sia facile partire in qualsiasi situazione, soprattutto in salita la manovra diventa facilissima. Vi dimostriamo l'efficacia della frizione elettronica e-clutch estremizzando le partenze. Normalmente le partenze si fanno in prima. L'e-clutch è così brava a modulare la frizione al posto vostro che è in grado di partire in qualsiasi marcia. Mettiamo subito la seconda. Come vedete, l'indicatore dice di scalare marcia perché siete fermi, la seconda
non è adeguata a partire, ma si tratta di un cambio manuale a 6 rapporti, quindi non può impedirvi di cambiare marcia e addirittura di sbagliare. Sbagliamo appositamente esagerando. Mettiamo la terza, ancora di più esageriamo, mettiamo la quarta. Ovviamente non è la marcia adeguata per partire, ma lei è in grado di farlo lo stesso. Avete visto con quale dolcezza modula la frizione e riesce a farvi partire anche con una marcia alta. Non lo fareste con la vostra moto. In effetti è una cosa che non si fa partire in terza, quarta o addirittura quinta e sesta. Lo abbiamo fatto per dimostrarvi l'efficacia del sistema e la sua capacità di modulare la frizione con qualsiasi marcia e a qualsiasi regime. Ora vediamo perché la leva della frizione è comunque presente. Abbiamo montato le telecamere che inquadrano il cruscotto con l'indicatore della marcia inserita e la spia del sistema e-clutch e la leva della frizione per mostrarvi perché è comunque presente il comando manuale della frizione. Accendiamo il motore e partiamo. Quando voi tirate la leva della frizione trasformate la moto in un modello tradizionale con la frizione manuale come avete sempre guidato la moto. Inserite la prima, la spia del cruscotto che indica il clutch operativo si spegne. In questo momento il clutch non è operativo e la moto è praticamente tradizionale. Per partire dovete rilasciare la leva della frizione come avete sempre fatto. Come vedete sto usando la leva della frizione perché la moto me lo consente. In questo momento è una moto tradizionale. Quello che non può fare è leggervi nel pensiero, quindi vi lascia liberi di usare la leva della frizione se lo volete, ma la manovra che avete cominciato la dovete portare a termine prima che il sistema possa ridiventare operativo. Ve lo dimostro. Partenza, tiriamo la frizione come se fosse una moto tradizionale, inseriamo la prima. Se per qualsiasi motivo sbagliamo, la moto si spegne. Non è perché l'e-clutch non ha funzionato, ma è perché avete avviato una manovra usando voi la leva della frizione. Dovete completare quella manovra, dopodiché il sistema e-clutch torna operativo. Ve lo mostro. Riaccendiamo il motore, rimettiamo in folle, la spia verde è accesa, mettiamo la prima senza usare la leva della frizione, lo vedete dalla telecamera che inquadra la leva. E-clutch perfetto, partiamo. Partenza perfetta. Stiamo guidando, seconda, terza, quarta, quinta, sesta. L'elasticità del 4 cilindri fenomenale, anche a bassissimo numero di giri. Vedete il 6 lampeggia perché la moto vi sta dicendo la sesta non è adeguata a questa velocità. Tuttavia, attenzione, guardate la magia. Perfino in sesta, facendo delle manovre a bassissima velocità, il sistema è in grado di sostenervi e di farvi guidare in maniera fluida ed efficace. Non ve ne approfittate ovviamente. Come vedete continua a lampeggiare la sesta perché non è una velocità adeguata ad una marcia così alta. Ora vi mostriamo alcuni accorgimenti per migliorare l'efficacia del sistema nelle manovre a bassa velocità. Accendiamo il motore, il sistema è operativo, la prima marcia è destinata sostanzialmente principalmente alle partenze. Metto la prima, accelero, parto, sono partito in maniera molto rapida ed efficace. Se devo fare delle manovre a bassa velocità come un'inversione oppure svicolare nel traffico con molta attenzione, capita di doverlo fare in città, la prima marcia va benissimo, si può usare, ma nelle manovre come ad esempio un'inversione a bassissima velocità
è un rapporto corto e diretto. Allora, per farmi aiutare posso mettere la seconda, vedete? Lampeggia perché sono troppo lento per usare la seconda, ma la frizione trascina di più e quindi mi aiuta a fare manovre a bassissima velocità, come quelle che avrei fatto con il comando manuale della frizione. Ve lo mostro: tiro la frizione, la lucina si spegne, metto la prima, ora la moto ha il comando frizione manuale, lo vedete qui. Con una moto tradizionale modulo la frizione, vedete sono in prima e riesco a fare le manovre a bassissima velocità. Per farlo con il sistema e-clutch, ora lo riattiviamo, potete, si è accesa la spia verde, sia farlo in prima, ovviamente funziona benissimo. Se volete una maggiore fluidità nella manovra potete usare la seconda. Lampeggia, vi dice non è la marcia adeguata a questa velocità, ma è un piccolo aiuto nelle manovre a bassissima velocità, perché trascina un po' di più la frizione. Vi mostriamo ora un'altra situazione estrema. La frenata di emergenza può capitare su strada, i pericoli sono tanti, capita di attaccarsi ai freni, di non fare in tempo a scalare le marce e a volte nemmeno di tirare bene la frizione, e può succedere che il motore si spenga. Con l'e-clutch, grazie alla sua efficacia, questo non succede e ora ve lo mostriamo. Siamo partiti, andiamo su questa corsia, acceleriamo in maniera consistente. Vedete? Sono in quinta, il motore non si è spento, l'e-clutch ha governato la frizione in maniera efficace e non ha fatto spegnere il motore. Posso rimettere la marcia adeguata e spostarmi dalla situazione pericolosa. Abbiamo visto diverse manovre in cui l'e-clutch viene in nostro aiuto e rende la guida divertente e facile in tantissime situazioni. Ricordatevi però di non approfittarvene. Vi potrebbe capitare, soprattutto nel traffico urbano, che per comodità lasciate una marcia alta, la terza o la quarta, e la usate un po' troppo a lungo, approfittandovene della modulabilità e della efficacia appunto del sistema. Non lo fate, non perché la moto non sia in grado di supportarlo, ma perché alla lunga sollecitate troppo la frizione e quindi potreste consumarla prematuramente. Ricordatevi che è una moto con cambio manuale a 6 rapporti. Le marce dovete continuare a metterle voi come avete sempre fatto, potete fare a meno sempre di usare la leva della frizione e potete usarla in ogni momento perché, essendo un comando a cavo, ha la precedenza sul sistema elettronico. Ora andiamo a fare la prova su strada, più dinamica, più divertente, e vi mostriamo altri benefici. Siamo ora pronti per una guida più dinamica su strada aperta al traffico, perché comunque l'e-clutch non è soltanto facilità e fluidità di guida, ma è anche divertimento. Prima dentro, partenza! Una bella partenza grintosa, avete sentito lo stacco perfetto dell'e-clutch. Siamo già in sesta, affrontiamo un tratto con una bella sequenza di curve. Siamo in sesta, il 4 cilindri della CB650R canta. Abbiamo scalato in quinta, ora quarta. In questo potreste dire che non è molto diverso da un quick shifter. A gas chiuso si scala, a gas aperto si mette la marcia. Quello che non può fare un quick shifter è scalare accelerando. Adesso metto la sesta appositamente, esco da una curva un po' sotto coppia. Avete visto? Ho buttato dentro la quinta a gas aperto. Questa è una cosa che un quick shifter non può fare.
Idem se in rilascio voglio mettere una marcia, posso metterla perché la frizione elettronica me lo consente. In cosa cambia la guida di una moto e-clutch rispetto ad una moto con cambio tradizionale? Sono soprattutto i vantaggi che porta l'e-clutch rispetto ad una moto con cambio tradizionale, anche con quick shifter. Il quick shifter dà il meglio di sé quando, o meglio, funziona meglio quando il motore è un po' su di giri, i cambi marcia risultano più fluidi, mentre a basso numero di giri un quick shifter strattona leggermente. L'e-clutch no, perché è una frizione elettronica, quindi anche scendendo a bassissimo regime, ora mettiamo, vedete, abbiamo messo quinta e sesta in rilascio, cosa che un quick shifter non consente di fare. Anche a bassissimo regime posso cambiare le marce a piacimento e il cambio accetta sempre la cambiata, perché qui vedete, in questi minuti di guida avrete notato che non ho mai azionato la frizione. Ora giriamo. Se lo voglio fare, cosa succede? Semplicemente lo faccio, tiro la frizione, la spietta verde qui si è spenta, ora giro usando la frizione. Vedete, le mie dita sono sulla frizione, la sto usando come una moto normale. Perché? Perché il comando della frizione ha sempre la precedenza sulla gestione elettronica. È un sistema pensato così dagli ingegneri Honda per lasciare al pilota la massima libertà di scelta in ogni frangente di guida. Ora la spia, la vedete? Si è riaccesa, perché appena interrompo l'utilizzo manuale della frizione, il sistema è nuovamente operativo e posso cominciare a cambiare le marce senza azionare la leva della frizione. All'incrocio possiamo tornare indietro, terza, seconda. Ora lascio la seconda, guardate, la spia comincia a lampeggiare, mi sono fermato, mi sta dicendo la moto. La moto mi sta dicendo metti in prima, perché da fermo la seconda non è la marcia adatta. Ma siccome è un cambio manuale non me lo può impedire, e quindi se voglio fare la manovra in seconda con la frizione che trascina un po' di più rendendo la manovra più fluida, lo posso fare. Eccoci all'incrocio, mettiamo la prima, come vedete continuo a non usare la leva della frizione e ripartiamo. Quinta, sesta, sentite come tira bene il 4 in linea Honda da 650 cc. Ora abbiamo davanti una macchina, facciamo esattamente quello che ci siamo detti poco fa. Cominciamo il sorpasso in sesta e a un certo punto vogliamo maggiore spunto per chiudere il sorpasso. Spalanchiamo dentro la quinta, dentro la quarta in piena accelerazione. Il cambio non ha avuto nessuna incertezza e le marce sono entrate in maniera super rapida ed efficace. Ora vi faccio vedere una cosa straordinaria. Se volessimo ripartire in sesta, cosa che con la vostra moto non fareste mai, non lo fate neanche con questa, ma solo per dimostrarvi quanto sia efficace il sistema e-clutch. Ora partiamo in sesta, guardate, ovviamente sta facendo una fatica tremenda perché in sesta solo un pazzo partirebbe, ma attenzione, grandissima e-clutch, grandissima CB650, siamo partiti in sesta. Non lo fate, non si fa, ma questa è la dimostrazione dell'efficacia ed efficienza di questo sistema. E ricordatevi che non parliamo di un cambio automatico. Il pedale del cambio c'è, è al suo posto e come vedete le marce le dovete mettere voi. Il primo episodio di Honda Dream Tech, la serie che vi racconta le tecnologie Honda, si conclude qui. Tutto quello che volevate sapere e non avete mai osato chiedere sull'Honda e-clutch ve lo abbiamo raccontato. Se qualcosa non vi è chiaro scrivetelo o chiedetelo nei commenti. Da parte di Honda
e Southland Discoveries è tutto, ci vediamo alla prossima puntata che sarà il DCT, Dual Clutch Transmission.